Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, Aquario, tendenze energetiche predestinate per il mese di aprile 2025. Ok, abbiamo la carta della forza, amici dell'Aquario. Carta che parla anche di voglia di fare qualcosa che fa venire la forza, forza di volontà, forza morale, forza di spirito, come si dice, no? È una carta anche di generosità, di apertura verso gli altri. Può essere un buon momento per voi il mese di aprile. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e nel caso vogliate contattarmi, sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email. E sempre nella descrizione ci sono i link ai videocorsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e poi c'è il video per le tarot pratiche, che sono degli incontri dove ci si allena a leggere i tarocchi. Bene, andiamo a vedere quali sono le vostre energie. Ok, partiamo con un 9 di spade, ragazzi. 8 di spade, regina di denari, 7 di bastoni, temperanza, 2 di bastoni, 4 di coppe, e fante di bastoni. Beh, a giudicare da come inizia il mese. Adesso andiamo a vedere carta per carta, andiamo a spiegarle. Potrebbero esserci dei messaggi non connessi tra di loro. Diciamo che dovrebbe essere un po' l'energia del mese. Dopodiché andiamo a fare i vari esempi per ogni settore, quindi amore, lavoro, economia e via dicendo. Allora, partiamo da questo 9 di spade, ragazzi. È una carta che indica che ci sono dei pensieri latenti, o forse latenti non tanto. Andiamo a vedere fante di bastoni, la morte e cavaliere di spade. Allora, qui vederla così può essere come un cambio di una situazione. Andiamo a vedere l'otto di spade. L'otto di spade spiegato da un 8 di spade. E 9 di bastoni. Wow. Ragazzi, periodo con tanti pensieri, perlomeno questa è l'energia dell'inizio del mese. Io credo che qualcuno voglia lasciare indietro o qualcuno o qualcosa. Quando dico qualcosa può essere anche un atteggiamento, un modo di fare, un luogo, un posto di lavoro, cioè per farvi capire che cosa intendo. Sì, le vibrazioni non sono molto alte all'inizio del mese. Andiamo a vedere la regina di denari, amanti e 5 di coppe. Voglio vedere anche il 7 di bastoni, 6 di spade e regina di coppe. È come se qualcuno pensasse di non aver possibilità di sviluppare qualche cosa. Però io credo
Adesso andiamo poi a vedere le carte fino alla fine. Che sia più una vostra attitudine mentale che vi fa rimanere sulla difensiva. Anche qui il 5 di coppe è una carta di qualcuno che è focalizzato su quello che non ha, su quello che ha perso, su quello che era in passato. E avendo anche 2 8 di spade, sento che molti fanno fatica a vedere via d'uscita da una situazione o da una relazione. Andiamo avanti, vediamo la temperanza. Regina di spade, appeso e 8 di coppe. 3 di pentacoli anche. Potrebbe esserci come un momento di stasi verso metà mese, con la carta dell'appeso e la temperanza. Non lo so, io ho la sensazione che questo momento di fermo vi darà la possibilità di rendervi conto quali sono realmente le vostre risorse, quello che qui non vedete, come se in un momento di fermo, in un momento di tranquillità, diciamo, ehm, potesse appunto far notare, far risaltare, prendere consapevolezza di quelle che sono effettivamente le risorse che avete, gli strumenti, magari anche le conoscenze, ed effettivamente vedendo le cose da questa prospettiva è come vedere le cose da un punto di vista dell'abbondanza e potenzialmente potrebbero aprirsi questa serie di novità, di possibilità di cui ci parla il 7 di coppe. Andiamo a vedere anche il 2 di bastoni. Queste si sono fermate così, scusate, sono curiosa. Sì, le prendiamo, sono molto belle. Asso di coppe e asso di bastoni. Andiamo a vedere anche il 4. 3 di spade. E asso di... scusate, e mago che è un numero 1. Allora, si vede come un nuovo inizio, no? Giustamente qui c'era questa zona nebulosa, diciamo così, un po' bloccata, un po' insicura più che altro. Dopodiché c'è come un momento di riflessione, di introspezione, se vogliamo, che vi dà la possibilità di mettere l'accento su quello che di positivo ancora c'è, su quelle che sono le vostre risorse, il vostro potenziale o potere ancora nelle vostre mani e c'è come questo inizio. Il punto qual è? Che secondo me o qualcuno sottovaluta lo sforzo da dover fare per iniziare qualcosa o questo sforzo è proprio quello che vi blocca. Andiamo a vedere il fante. 9 di coppe e sacerdotessa. No, secondo me magari lo sottovaluterete un po', però qui avete la forza e la lettura finisce anche molto bene perché il 9 di coppe è una carta di grande appagamento. La sacerdotessa è una di quelle carte che vi fa vedere nel lungo periodo, vi fa vedere oltre, se prima non vedevate, qua sì che inizierete a vederci chiaro. Datemi una carta per il 3 di spade. Abbiamo un 10 di pentacoli, un 8 di pentacoli e un 10 di spade. Qui c'è qualche tema legato alla chiusura di un magari precedente lavoro, il termine di qualche tipo di quotidianità. Il problema qui potrebbe anche essere la collaborazione, la convivenza con qualcuno. Collaborazione, non lo so, ho come la sensazione
Diciamo che potrebbe esserci questo dubbio soprattutto se avete un lavoro o state pensando a qualche progetto con qualche familiare, amico, conoscente, magari collega se è un progetto. Diciamo che son comunque tutto sommato carte positive. Ehm, Secondo me è come se vi dicesse che ci sarà del tempo da sacrificare, delle risorse, ma no, risorse, no, in realtà no, risorse, più tempo. Va bene, andiamo a vedere settore per settore. Allora, partiamo dal lavoro. Se siete senza lavoro, credo che si possano aprire delle possibilità. Non è che veda grossi contratti, sinceramente, però diverse collaborazioni. È come se ci fossero vari ganci, varie possibilità lavorative che si aprono. Magari qualcuna non l'avevate neanche tanto considerata prima, però adesso diventa come più succulenta. E quindi sì, credo che sia un buon periodo per preparare il terreno per come organizzare i prossimi mesi riguardo ai potenziali lavori che si potrebbero aprire. Per quello che riguarda le persone che sono occupate, il periodo non è male. Mm, devo dire che ci potrebbe essere come anche qui la proposta di una promozione mi è successa in molte letture, devo dire, come se ci fosse qualche cosa in più che potenzialmente può arrivare. Ovviamente con la gioia della promozione arriva anche il dolore della responsabilità, però ragazzi, tutto sommato devo dire che ecco, l'unica cosa che forse vi posso dire, questo vale anche per chi è autonomo, c'è come bisogno di dare una struttura migliore all'organizzazione del lavoro. Perché ho come l'idea che certe volte possiate essere un po' dispersivi o un po' troppo presi dalla fase creativa e manchi la fase della regola che dirige, che struttura, è come essere un po' troppo nel polo positivo e troppo poco in quello negativo. C'è la temperanza, è come se ci fosse bisogno di riequilibrare, no? Anche qui è mm, come vi posso dire, il superamento della dualità, se vogliamo, con la carta della sacerdotessa. Per chi fosse autonomo, allora, qualcuno potrebbe essere effettivamente preoccupato per qualche tema, soprattutto se si tratta di appalti grandi, però io ho come la sensazione che non importa quello che dovrete sacrificare, se è tempo, se soprattutto il tempo, come vi dicevo prima, è quello che vedo. Sento che il risultato sarà più che buono e anzi sarà un po' un motore per voi, o meglio, la scintilla per riaccendere il motore che è in voi, soprattutto se arrivate da un periodo un po' sottotono, mettiamola così, ok? Sento che aprile sarà un mese per sfoderare la vostra forza di volontà, lavorarla proprio, no? Sapete che le virtù, ogni virtù corrisponde a un chakra e si allenano. I chakra si allenano e le virtù anche. Ok? Quindi si tratta di piano piano, giorno dopo giorno, fare uno sforzo di volontà sempre maggiore, uno sforzo morale, cioè basicamente sarebbe alzarvi il morale da soli e trovare la voglia di fare le cose da soli senza che qualcun altro vi trascini. Ecco, essere padroni di se stessi, mi viene da dire. Ok, per parlare delle relazioni, il resto lo dico dopo. Parliamo delle relazioni. Per chi è single, ragazzi? Allora, premetto che un po' per tutti e tre i gruppi le cose a inizio mese, insomma, con questo 9 di spade ci potrebbe essere qualche tipo di preoccupazione, soprattutto se siete in una fase di transito tra uno, una e l'altra persona, e la persona nuova. Quindi,
Devo dire che nonostante la morte, sento che la ripresa sarà abbastanza veloce, nonostante possa essere un momento di rottura, che non vuol dire che se siete in coppia si rompe la coppia, può anche voler dire che si rompono gli schemi all'interno della coppia, adesso poi ci arriviamo. Però comunque sento che per i single ehm, c'è un passaggio abbastanza veloce da una storia a un'altra, o da una realtà ad un'altra, o da una conoscenza ad un'altra, insomma si aprono effettivamente delle possibilità, però devo dire che siete voi che è come se non aveste voglia di aprirvi al mondo, di non aprirvi all'amore, come se aveste bisogno di passare da questa temperanza, avete bisogno di coccolarvi, di curarvi, di darvi amore, di mettere i vostri paletti, mi viene da dire. Tra l'altro, la forza è un arcano che io sento collegato con il terzo chakra. Il terzo chakra è il chakra del potere personale, che è quello del plesso solare, ok? Ed è quello che fa, che permette di mettere i propri limiti. Avere un terzo chakra sano permette di avere dei limiti sani, di non farsi invadere nei propri spazi, riuscire a farsi rispettare, per capirci. Ed è un po' quello il lavoro, secondo me, che voi sarete portati a fare a fine marzo, inizio aprile. Vi dico che poi le cose potrebbero effettivamente cambiare. Non tanto a livello pratico, però a livello mentale, cioè non è che da single diventiate fidanzati alla fine del mese, perché anche sento che molti di voi stanno bene come sono, cioè magari hanno questi pensieri un po' così, ma è roba loro, roba... sapete, ci sono delle persone che dicono, sono in una fase dove ho tante grane da risolvere del mio passato nei confronti di me stesso che non ho voglia di aggiungerne altre con un'altra relazione insana, probabilmente perché si proietta la relazione insana. Quindi qui è come dire sì, sono aperta alle nuove conoscenze, però in questo momento tengo tutti a distanza perché sono impegnato o impegnata in questo lavoro di autodefinizione. E comunque, durante questo lavoro di autodefinizione personale mi rendo conto che forse non sto poi così male, che sono appagata così. Vi dico che alla fine del mese comunque potrebbe arrivare ehm, la persona per cui voi vi state struggendo. Ho come la sensazione che se questa disperazione sia dovuta al fatto che avete lasciato indietro qualcuno o dovete lasciare indietro qualcuno perché magari vi hanno mollato, potrebbe ricomparire a fine mese questa persona. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, anche qui devo dire che ci vuole forza morale e forza di volontà per andare avanti nella relazione. Ma anche qui è una questione, quello che ho detto un po' prima, no? Terzo chakra, regole, struttura, paletti, equilibrio tra quello che vuole il mio cuore e quello che vuole la mia mente. Ok, bisogna cercare anche di mettersi un pochettino nei panni dell'altra persona, di vedere le cose da un altro punto di vista per capire che le cose si possono fare anche in un altro modo, non necessariamente deve essere fatto come dice uno o come dice l'altro, ma ci può essere una terza via, che può essere quella più appagante. E vi dico che questo potrebbe essere veramente uno stimolo, per la coppia, una nuova scoperta, tipo come si affrontano le difficoltà, come si affronta l'uscire dalla propria zona di sicurezza, ognuno dei due, e di trovare un nuovo punto in comune. Per chi ha una relazione clandestina o indefinita o extra o particolare, insomma, senza etichetta, mm, non sento grossi cambiamenti da qui alla fine del mese. Diciamo che ho la sensazione che sia un po' che le cose non vi convincano con questa persona e che
semplicemente è come se il mese vi servisse per valutare se effettivamente la persona vale la pena, vale la spesa, vale l'attesa. Non lo so, io credo che molti faranno un bel viaggio di introspezione in questo mese. Vi dirò anche che c'è qualcuno che potrebbe decidere di accontentarsi di una cosa platonica con questa persona. Ok, parliamo di soldi. Beh, devo dire che l'ambiente soldi non è male. Ho come la sensazione, perché uno dei significati della carta della forza è la scelta, no? L'effettuare una scelta, capire come agire, come muoversi e potrebbe effettivamente esserci una scelta da dover compiere su come reinvestire del denaro o su come spendere il vostro denaro. E più la scelta se spendere in modo immediato, cioè per un piacere immediato oppure per un piacere magari più grande in un futuro. Spendo e compro subito quello che voglio oppure risparmio e mi compro qualche cosa di più grande in un futuro. Ho un po' come questa sensazione per il mese di aprile. Per chi avesse progetti, ragazzi, non è un buon momento. Ehm, Soprattutto se dovete lanciare qualche cosa di nuovo perché sento che già i concorrenti lo stanno facendo. Cioè quello che dovreste fare voi è cercare un momento in cui i vostri concorrenti non fanno promozioni, non fanno lanci e lì infilarvi in modo che siate un po' gli unici in quel periodo. Diciamo che i progetti sono, non dico messi in stand-by, però fanno come fatica ad andare avanti. Mentre se parliamo di famiglia, di familiari, di persone che sono intorno a voi, mm, sì, ragazzi, ho la sensazione che qualcuno potrebbe deludervi. Ehm, o potreste essere voi, magari, che avete queste aspettative troppo alte nei confronti di chi vi sta intorno e poi rimanere delusi. Però tenete presente che se siamo noi che creiamo l'aspettativa, l'altro non è tenuto a soddisfare le nostre aspettative, ok? E la cosa viceversa, voi non siete tenuti a soddisfare le aspettative degli altri. A meno che non abbiate esigenza di sentirvi accettati, allora questo è un altro discorso, però. Ehm, Non lo so, ho come l'idea che manchi un po' di amore e di comunicazione in ambito familiare o comunque con le persone che sono vicino a voi, ma vi dico, è come se fosse un periodo abbastanza sulle vostre, abbastanza negativo, perlomeno il mese così inizia. Poi devo dire che soprattutto se avrete la possibilità di fare un viaggio, di staccare, di partecipare magari una domenica a qualche cosa di diverso dal solito, può effettivamente essere rigenerativo per voi. Potrebbe anche essere un incontro in famiglia, iniziare un nuovo percorso di studi, come se aprirvi a queste nuove possibilità vi desse un respiro. Andiamo a vedere ancora un koan. Trovare te stesso è perdere te stesso. Che interessante questa frase, ragazzi. Finché non ci perdiamo, non possiamo ritrovarci. Cioè, prima dobbiamo perderci e poi pian pianino si risale la china, no? Andiamo a vedere ancora una fattina. Motivazione, che sento che è quella che vi arriverà effettivamente a fine mese. E vi dice, quando la primavera si affaccia, la fata della primavera vi spinge a agire, a mettervi in azione. Se c'è qualche cosa che avete pensato di fare o che avete pianificato, adesso è il momento di occuparsi di questo tema e farlo, occuparsi di quest'idea e farla, mettersi in movimento, agire fondamentalmente.
Amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile. Spero che abbiate trovato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete condividere il video, potete mettere like, potete iscrivervi. E se volete iniziare un percorso di crescita con me, mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione che vi spiega come lavoro sulle credenze limitanti e come funziona il percorso, che è un percorso cucito sulla persona, cioè voi mi portate quello che è il vostro nodo in quel momento di vita e cerchiamo di scioglierlo insieme del perché vi incastrate in quel particolare settore. Potete fare lo stesso lavoro anche con la sezione degli abbonati. È chiaramente fatto in modo un po' più generico perché non c'è lo scambio tu per tu, però in quella sezione tratto anche altri temi che riguardano la metafisica, la metamedicina, l'astrale, le meditazioni, come sciogliere i traumi, insomma è un percorso anche quello, però potete andare a vostro ritmo. Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla per rendervi conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!